Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi giriamo il primo video di Pillole di Mini 4VD. Vi piace come nome? Se avete altre idee fatecelo sapere, nel caso lo cambiamo in corso d'opera. In realtà è che non mi è venuto in mente niente di meglio, però lo scopo di questo video e di quelli che faranno parte di questo format sarà di condividere, più che dare, delle piccole nozioncine utili all'interno del mondo Mini 4VD. Oggi di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare dei freni e di come si applicano, di come si settano, di come si assicurano alla nostra Mini 4VD, principalmente per le categorie B-Max e Open, dove abbiamo, per così dire, qualche possibilità in più. Ovviamente prima di proseguire ragazzi ve lo chiedo sempre dal più profondo del cuore, grazie, perché so che vi iscriverete anche a questo video che state guardando e cliccherete anche la campanellina. Intanto facciamo la lista della spesa. Cosa serve per dotare la nostra Mini 4VD dei freni? Quindi ovviamente la prima cosa che vi servirà è la spugna freno, ok? Ce ne sono di varie tipologie, con il retro già adesivo, oppure all'interno di alcuni kit trovate del biadesivo, quindi che ha della colla da un lato e dall'altro, e la spugna quindi senza colla, peggiore dal mio punto di vista. Quindi cosa numero uno, i freni. Sullo spessore e soprattutto sulla durezza non diremo granché in questo video, perché ovviamente è un qualcosa che va settato in funzione della pista in cui correrete, ok? Quindi oggi vediamo come applicarli correttamente. Oggetto numero 2 della nostra lista, il nastro, signori, il nastro Tamiya. Questo elemento tanto bello che ad alcuni è molto caro, è anche caro, in realtà no, sto scherzando. Ci sono di varie trame, ma in realtà siccome lo andremo a coprire, in realtà ci interessa un po' anche il giusto, no? Perché comunque sia farà da base per il nostro freno. La terza cosa fondamentale e consentita appunto nelle categorie che vedremo oggi, B-Max e Open, è il ciano acrilato. Che cos'è? Colla, raga, è colla, non è niente di che. Nello specifico quella che stiamo largamente utilizzando un po' tutti è la colla 21. Eccola qui. Io ne ho un boccione enorme che utilizzo ormai da un annetto, è veramente incredibile, la uso per qualsiasi cosa. Ci è finito un po' di zippo sul vicino all'adesivo, per cui si è staccato, però vi posso assicurare che è di grande qualità, veramente è una colla molto affidabile, la potete utilizzare per tantissime cose, soprattutto in Open, dove è anche necessario magari incollare parti di fibre se vi fate le costruzioni da soli, sì, perché c'è chi ancora se le fa. Quindi fondamentalissimo all'interno dei vostri tool un bel boccetto di ciano acrilato, o se volete proprio scegliere quello che utilizziamo noi, colla 21. L'ultimo oggetto fondamentale che spero abbiate già nella vostra cassetta degli attrezzi è un buon taglierino che tagli molto bene. Ci sono quelli da modellismo, quindi con una punta molto fine, che sono super adatti. Per l'occasione, dato che la sto assemblando, è ancora tutto un po' un work in progress ragazzi, quindi per l'occasione, dato che la sto assemblando in questi giorni per la prossima tappa di campionato al Tempio, utilizzeremo come cavia la mia nuova B-Max, che è esattamente una Neo 3 Dagger con telaio misto carbon. Non prendetela assolutamente come riferimento, perché è un accrocchio di esperimenti, quindi l'unica cosa che faremo e che vedremo e che ci interessa oggi sarà come andare ad applicare la spugna freno nella maniera più corretta e duratura possibile, quindi in modo tale che non diventiate anche voi Mr. Spazzaneve. Sapete, il soprannome che ho avuto per un po' era dato proprio per quello, perché al frontale la mia spugna freno si staccava sempre e facevo una bella azione di pulizia per tutta la pista. Quindi adesso cambiamo inquadratura e vi faccio vedere quello che è il procedimento. Ed eccoci qua. Allora, queste sono le cose che ci serviranno oggi. Ovviamente la Mini 4VD che vi facevo vedere prima, questo che ovviamente è un'assistenza ma non è assolutamente fondamentale, che altro non è che una guida per tagliare lei, che poi è il fulcro di quello di cui parleremo oggi, ovvero la spugna freno, che si andrà ad inserire proprio qui. Tranquilli, questa è una misura standard per la larghezza della spugna, lo scotch che vi ho fatto vedere prima, il taglierino e la colla. Direi che non abbiamo dimenticato niente, per cui vediamo un po' come utilizzare tutto questo. Allora, posto tutto e ci concentriamo sulla Mini. Eccoci qua. Allora, per prima cosa dobbiamo andare ad incollare il nastro, ok? Dove lo andiamo ad incollare il nastro? Lo andiamo ad incollare, in questo caso specifico, nella parte posteriore, ok? Il nastro
nastro fungerà praticamente da ulteriore aggrappante per il nostro freno, perché appunto, come vi dicevo prima, le spugne freno con la loro colla non sono mai perfettamente affidabili da questo punto di vista durante una gara. Capita molto spesso che se la spugna è leggermente troppo bassa possa fare così tanto attrito sulla pista che si vada a scollare, ok? Quindi volendo andare a frenare tanto, quindi a scendere anche tanto dal punto di vista di quella che è l'altezza da terra della nostra Mini, quello che possiamo andare a fare è aumentare l'azione aggrappante sulla fibra del freno in modo tale che non si stacchi in pratica alla prima botta su una salita o comunque su un'inclinazione che ne va a sollecitare la colla. Come andiamo, come agiamo? Allora, la prima cosa da fare, io diciamo ovviamente vi racconto un possibile approccio, ok? Primo fra tutti è quello di andare a capire effettivamente quella che è la superficie che andremo a trattare. Quindi procediamo per gradi. La prima cosa che faccio, esistono anche strumenti per ottimizzare gli sprechi da questo punto di vista, ma oggi vogliamo fare un approccio molto basic, quindi come se non avessimo nessun altro tipo di strumento, nessun altro tipo di assistenza. L'unica cosa che farò, diciamo che utilizzerò, è appunto il tagliafreni che vi facevo vedere prima, la guida. Io personalmente mi aiuto con un qualcosa di un po' dritto, tenendomi magari anche così in asse con le ruote, e vado a utilizzare il mio taglierino per andare a tagliare il nastro, ok? E il nastro da questo lato lo abbiamo tagliato, ok? Non è necessario ovviamente coprire tutta la superficie della nostra fibra, è sufficiente fare in modo di lasciare, rispetto anche a quello che sarà la spugna freno, un punto libero per poter anche staccare lo scotch, in modo tale che freno, colla e scotch si stacchino insieme e possono anche eventualmente essere riutilizzati, no? Quindi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, mi tengo sempre come guida la gomma ed ecco qua, ok? Allora, un'altra cosa, ovviamente io sono stato abbastanza, come dire, ho un po' esagerato da questo punto di vista forse con il nastro. No, in realtà sono stato stranamente molto preciso in termini di larghezza, per cui diciamo che il nastro l'abbiamo applicato correttamente. Ok, metto via il taglierino perché taglia dannatamente, ragazzi, quindi stateci il più possibile attenti. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo andare a decidere quanto sarà profonda, chiamiamola così, quanto sarà larga la nostra o lunga, vabbè, insomma, diciamo quanta superficie della padella andremo ad occupare con la nostra spugna freno, ok? Quindi io qui ho delle tacchette che mi aiutano, che sono un po' da guida, no? Per avere il massimo della copertura. Mettiamo il caso che io voglia utilizzare la più grande, quindi quella che è contraddistinta da questa tacchetta che mi fa da guida per il taglierino per il massimo spessore. Quindi questa guida, che ovviamente è un prodotto di Omega, mi va ad aiutare anche a tenerla ferma, ok? Quindi in base anche alle misure e allo spessore ho questi gancetti con dei piolini di diversa altezza che vanno a mantenere in posizione la spugna mentre passo con il taglierino. Quindi so che il buon Omega ha fatto dei sistemi un po' più agevoli, un po' più immediati, perché come vedete ad esempio la spugna bianca è un po' fastidiosa da tagliare perché tende a staccarsi. Ha fatto una sorta di ghigliottina, una cosa, ecco, vedete, tipo in questo caso qui non è perfettissima, ma comunque se vi interessa e volete chiedere a lui, ha dei sistemi molto più agevoli già pronti. Comunque vabbè, al fine di capire che cosa dobbiamo fare oggi abbiamo tutto. Ok, ora dovremmo averla tagliata, ok, anche se è un po' imprecisa, adesso non ci interessa, ma è perché voglio farvi vedere i vari passaggi. Step successivo, andiamo a verificare se la nostra spugna è, diciamo, combacia con quella che è la superficie del nastro. Sì, allora potrei fare un po' di fatica perché il nastro praticamente il nastro e la spugna vanno a coprire la stessa identica superficie, però da qui, da questo angolo, utilizzando la punta del taglierino, posso poi eventualmente andare ad alzare lo scotch e staccare tutto insieme senza troppi problemi. Quindi lo step successivo è prendere del cianoacrilato e metterne un pochino sopra il nastro. Non esagerate, ovviamente, la punta è leggermente porca, ok? Vado a togliere quello che è il mio, se me ne è scappata anche un po' troppa, in realtà devo essere sincero, ragazzi. Vado ad attaccarlo cercando di andarlo ad incollare il più dritto possibile, ok? Cercate di essere molto veloci in questa operazione, perché ovviamente una volta che il cianoacrilato fa presa, poi ovviamente si crea un bel panettino. Ok, fatto. Adesso lo lasciamo asciugare un attimino ed il gioco è fatto. In questo modo avremo un freno con dello scotch, avremo la possibilità anche di riutilizzarlo, perché ovviamente
effettivamente lo scotch, la colla che sta sotto lo scotch è un po' più utile a questo punto di vista, nel senso che magari appiccicandola, ad esempio io utilizzo la tavoletta di riscontro, quella della Tamiya, per verificare se la mini è in asse, quella con anche tutte le misure per capire se la nostra mini è dentro, è regolamentare. Ci appiccico sopra proprio varie dimensioni anche di altezza o anche di durezza di spugne freno abbinate a cianoacrilato e nastro Tamiya. Questa cosa permette di essere già pronti, ok? Nel momento in cui andate a fare delle prove, senza dover fare quello che io ho fatto adesso di nuovo tutte le volte. Tra l'altro questa cosa vi permette anche di mantenere la vostra fibra pulita, perché le colle delle spugne freno, dovete sapere, se non avete mai provato a scollarne una direttamente, che lasciano un sacco di residui, si spaccano e poi bisogna magari con l'ausilio dello zippo andarle a pulire. Il nastro Tamiya invece permette di fare questa operazione in maniera molto molto più pulita e, come vi dicevo prima, appunto di riutilizzarlo, ecco, non ve lo voglio dire 50 volte. E questo è quanto, quindi l'abbiamo attaccata, come vedete è direi perfettamente ancorata. Se mai io dovessi andarla a cambiare, quello che andrò a fare sarà in questo modo qui inserirmi sotto il nastro, ok, e andrò ad alzare piano piano scollando il nastro, che non andrà a lasciare residui sopra la mia fibra. E direi che ci siamo, ragazzi. Quindi adesso la mia mini ha anche il freno posteriore. Spero che questo video vi possa essere utile. Ho cercato di essere il più sintetico possibile, di ridurre anche un po' i passaggi al minimo. Quindi abbiamo visto assieme come applicare, soprattutto per le categorie Bimax e Open, correttamente un freno spugna alla nostra Mini 4VD. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando, cliccate like, iscrivetevi al canale, condividetelo con tutti i vostri amici racer. E anche per questo video è tutto da Seven, addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!